In Norvegia esiste una famiglia che ha 4 primati nazionali outdoor, 4 indoor e 3 di questi sono anche primati europei. In famiglia possono vantare 19 medaglie conquistate alle competizioni europee, siano esse su pista, indoor oppure di cross, e 12 di queste sono addirittura d'oro. La storia di questa famiglia è talmente particolare che dal 2014 esiste una serie TV incentrata sulla loro vita quotidiana, denominata Team Ingebrigtsen, e ora è arrivata la 4ª stagione. Con questo video inizia una serie di 4 video incentrati su questa famiglia. In questo primo video parleremo della famiglia per quanto riguarda i non professionisti dell'atletica, focalizzandoci soprattutto sul padre allenatore. Nel prossimo video parleremo di Henrik e Philip Ingebrigtsen ed infine gli ultimi 2 video saranno incentrati unicamente su Jakob. La famiglia Ingebrigtsen è originaria di Sandnes, nel sud-ovest della Norvegia, ed affaccia sul Mar di Norvegia e dista all'incirca 300 km dalla capitale norvegese, ovvero Oslo, che è la città dove si tiene la più importante manifestazione atletica nazionale, ovvero i Bislett Games, che sono una tappa di Diamond League, un po' l'equivalente del nostro Golden Gala. Gli Ingebrigtsen sono una famiglia molto numerosa, poiché comprende 9 membri, 2 genitori e 7 figli. La madre si chiama Thun e possiede 2 negozi di parrucchieri, essendo lei stessa anche una parrucchiera. Suo marito è Gert Ingebrigtsen e di lui parleremo approfonditamente tra poco. Piccola parentesi, non ho ben capito come si pronunci il nome del padre, Gert, quindi io lo pronuncerò sempre uguale proprio per evitare di creare delle dissonanze, quindi sarà sempre Gert per me. E poi ci sono i loro 7 figli. Il primo, Christoph, avuto quando Thun aveva soltanto 18 anni, cioè nell'88, ed infine l'ultimo arrivato, William, nel 2013, quindi una differenza di addirittura 25 anni tra il primo e l'ultimo figlio. I figli nell'ordine sono Christoph, Henrik, Philip, Martin, Jakob, Ingrid e l'ultimo William. Quindi abbiamo 6 ragazzi e una ragazza. In famiglia lo sport è sempre stato visto come qualcosa di molto importante sul quale sia far impegnare i figli sia sul far stare in salute gli stessi, e addirittura 3 di questi figli sono diventati poi dei professionisti nello sport, ovvero i famosissimi Henrik, Philip e Jakob. Però come vedremo dopo altri 2 figli non hanno continuato lo sport per motivi vari. E da quando vi è il primo professionista in famiglia, cioè Henrik, la famiglia trascorre spesso dei ritiri o a St. Moritz in Svizzera per potersi allenare a temperature miti in estate e anche in altura, soprattutto per allenarsi in altura, e svolgono anche dei ritiri dalle 2 alle 4 settimane durante il periodo invernale in Sudafrica, sempre per potersi allenare in altura e anche per sfuggire in piccola parte al grande freddo norvegese. Ma ora parliamo a uno di questi componenti della famiglia, a parte Thun, di cui non c'è nulla da dire a parte la professione che fa, e dei 3 professionisti Jakob, Henrik e Philip, di cui parleremo in successivi video. E da sempre i membri della famiglia Ingebrigtsen sono tesserati per la società sportiva Sandnes Idrettslag. Probabilmente ve lo metterò sotto come si scrive perché sono nomi un po' strani. Christoph è il primogenito della famiglia, nato nel 1988. Di lui in realtà non c'è tantissimo da dire. È stato allenato fin da quando aveva 12 anni, quindi all'incirca dal 2000, da suo papà Gert, e praticava in modo alternato la corsa e lo sci di fondo. Però dopo non molti anni Christoph ha abbandonato l'atletica perché secondo lui gli allenamenti erano veramente troppo pesanti e troppo difficili da gestire, soprattutto per quanto riguarda la pressione che si era creata in famiglia nei confronti dello sport e in particolar modo dell'atletica. Però nel 2013 ha ripreso a correre, allenato sempre da suo padre Gert, e però il focus non è più sulla prestazione ma soltanto per tenersi un po' in forma, anzi in realtà perché vuole dimagrire un po', visto che anche secondo suo padre Christoph ama un po' troppo il divano, il bere e il mangiare. Però ad oggi Christoph non rimpiange assolutamente la scelta di aver abbandonato lo sport agonistico perché così si può dedicare più tempo alla famiglia dato che ha anche 2 figlie. Saltiamo ora a piedi pari Henrik e Philip e arriviamo a Martin, il quartogenito nato nel 1995. Quando era piccolo aveva molto più potenziale riguardo allo sport rispetto al suo fratello Christoph, infatti si diceva che era un talento in ben 3 discipline, sci di fondo, corsa e anche calcio.
Ha cominciato fin da piccolissimo anche a praticare ski roll. C'è una specie di sci di fondo ma fatto con i pattini e ovviamente i bacchettoni, i bastoncini, i racchettoni, non mi ricordo come si chiamino giusti. Però nonostante il talento ha comunque mollato lo sport perché anche lui come Christophe ha detto che gli allenamenti erano troppo tosti e c'era veramente troppa pressione su di lui. Soprattutto ha detto che quando aveva 9-10 anni si sentiva triste perché venivano elogiati maggiormente Henrik e Philip rispetto a lui, ma direi che è una cosa anche abbastanza normale perché lui essendo piccolino non è che possa avere chissà quali risultati rispetto ai suoi fratelli maggiori che cominciavano a competere con ragazzi un po' più grandi e si cominciava a vedere di più il talento. Per quanto riguarda la gestione di Gert, a livello umano non è mai stato molto fenomenale. Attualmente Martin fa qualche allenamento di ski roll poiché gli è rimasta come grande passione e ha ammesso però che quando ha lasciato l'atletica ha sentito un grande vuoto poiché gli pareva quasi di aver abbandonato una parte della sua famiglia. Saltiamo anche Jacob e arriviamo a Ingrid, unica componente femminile della famiglia Ingebrigtsen, ovviamente se escludiamo la madre. Ingrid è nata nel 2006 ed ha sempre avuto un unico obiettivo: diventare come i suoi fratelli, una professionista nell'atletica, e ha detto chiaramente, quando aveva 9-10 anni, che vuole diventare una campionessa europea. Già da quando aveva 6 anni continuava a chiedere insistentemente a suo padre Gert quando avrebbe cominciato ad allenarla, perché lei voleva allenarsi, voleva essere a livello dei suoi fratelli. Però Gert ha detto: ne riparliamo quando avrai 10-11 anni perché adesso sei troppo piccola. E comunque Ingrid fin da quando aveva 6 anni ha cominciato a praticare anche lei ski roll e poi pian piano gradualmente è arrivata alla corsa. Poi Gert ha mantenuto le sue promesse poiché dal 2017, quando cioè Ingrid aveva 11 anni, ha cominciato ad allenarla seriamente e le faceva seguire gli stessi allenamenti che hanno seguito prima di lei i suoi fratelli. E Ingrid nel 2017 si allenava 6 volte a settimana, mentre dall'anno successivo, il 2018, ha cominciato ad allenarsi tutti i singoli giorni. Però non tutte le storie finano lisce e a fine 2019 la motivazione di Ingrid è cominciata un po' a calare, anche per via del fatto che non le pareva di avere dei progressi, dei risultati e sentiva una pressione immensa attorno a lei, perché ogni volta che gareggiava era sempre: ah, un'altra Ingebrigtsen, sarai fortissima, ah ecco, sarà un fenomeno, chissà quanto vincerà in futuro e cose di questo genere. Le aspettative quindi intorno a lei erano e sono tuttora altissime, solo per il fatto che è la sorella di 3 professionisti. Però chi le sta vicino le continua a ripetere che deve avere pazienza. Per esempio Gert ha detto che lui non si aspettava che Henrik e Philip vincessero qualcosa prima dei 17-18 anni, perché i suoi allenamenti danno risultati sul lungo periodo, non sul breve. E anche Jacob ha detto che deve tenere duro Ingrid perché è difficile quello che sta facendo adesso, perché si sta allenando da sola. Ha detto che di sicuro la motivazione le aumenterà quando comincerà a fare degli allenamenti insieme a lui, Henrik e Philip, e comincerà anche a fare i ritiri sia a St. Moritz ma soprattutto in Sudafrica insieme ai fratelli maggiori. Quindi deve solo resistere questi anni e poi, secondo Jacob, la motivazione di Ingrid andrà alle stelle. Nel 2020 i personali di Ingrid sono buoni, sono molto buoni, ma non fanno pensare a un super talento come soprattutto suo fratello Jacob. Ricordando che aveva 14 anni nel 2020, negli 800 metri ha un 2 minuti 24 secondi e 82 centesimi, mentre nei 1500 metri ha 4,53 e 25. Poi ha fatto anche una gara di corsa su strada di 5 km e l'ha chiusa in 18 minuti esatti, quindi a un passo di 3,36 al chilometro. Spero vivamente che tra qualche anno sarò di nuovo qui a dire: ragazzi, dobbiamo parlare di Ingrid Ingebrigtsen perché è diventato un fenomeno. Cioè veramente io lo spero veramente tanto questa cosa e staremo proprio a vedere. E poi parliamo brevemente anche dell'ultimo arrivato di casa Ingebrigtsen, cioè William, nato nel 2013. E ovviamente di lui non c'è molto da dire poiché è piccolino ancora, semplicemente ogni tanto va in pista per allenarsi, ma non è che si alleni veramente, fa un po' di corsette, prova a fare delle andature che è anche abbastanza tenero da vedere, e ha detto che anche lui vorrà battere Jacob quando diventerà grande, però da qui a farlo veramente passano molti anni e bisogna vedere anche se avrà la motivazione per continuare l'atletica. Staremo a vedere e magari ne riparliamo tra 10 anni di lui, vedremo.
E poi ciliegina sulla torta non può mancare una sezione dedicata a Gert Ingebrigtsen, il grande boss e allenatore di casa Ingebrigtsen. I suoi successi come allenatore di atletica gli hanno fatto vincere il premio norvegese come miglior allenatore del 2018 e miglior allenatore non è inteso solo nell'atletica ma di tutti gli sport norvegesi. Gert non proviene dal mondo sportivo poiché lui fino a fine 2019 è stato un logistic manager e però dagli inizi del 2000 ha cominciato a studiare da autodidatta tutte le varie tecniche di allenamenti e anche gli allenamenti stessi dei suoi figli in maniera tale da renderli il più forti possibili, perché loro volevano diventare forti, a detta sua, poi probabilmente anche lui ha spinto molto su questa cosa e quindi voleva fare il possibile per riuscire a realizzare i sogni dei suoi figli. Infatti lui in un'intervista ha affermato di non avere le competenze tecniche per spiegare come mai funzionano i suoi metodi di allenamento, però ha detto che indubbiamente funzionano e mi tocca anche dargli ragione, perché se tu prendi 3 pischelli e li porti tutti e 3 campioni europei, qualcosa vuol dire che sai fare. Gert ha anche imparato ad utilizzare i POCT, cioè dei test da campo per valutare come risponde l'organismo ai vari stimoli dell'allenamento. E uno dei test più utilizzati da Gert è il metodo Pungidito per analizzare l'acido lattico. Infatti lui spesso durante gli allenamenti fa uscire una goccia di sangue dal polpastrello dei suoi figli in maniera tale da metterlo poi in una macchinetta che restituisce il valore di acido lattico nel sangue. E questo gli permette di capire se gli allenamenti che stanno facendo stanno andando nella direzione da lui voluta. Gert è anche un allenatore padre molto severo perché vuole avere tutto sotto controllo. Tant'è che ha vietato anche ai suoi figli atleti, a Christoph no, lui ha potuto fare quello che voleva, di comprare una moto. E quindi prima Henrik e poi dopo qualche anno anche Jakob hanno dovuto comprare una moto all'oscuro dei loro genitori, perché Gert non voleva assolutamente che rischiassero di fare un incidente. Particolare è il fatto che quando i suoi figli erano piccoli, in particolar modo Henrik e Philip erano piccoli, durante una riunione con i genitori e gli insegnanti hanno detto ai coniugi Ingebrigtsen che dovevano smetterla di dire sempre ai loro figli che dovevano essere i migliori, perché questo avrebbe potuto portare delle delusioni e delle aspettative troppo grandi per il futuro. Però Gert non è molto diplomatico e ha semplicemente detto che secondo lui la società norvegese è andata nella direzione sbagliata per quanto riguarda la ricerca delle competenze per diventare i migliori in una disciplina. Quindi lui non è che pensava, magari sto sbagliando, semplicemente ha detto, vabbè, è tutta la società che sbaglia, io faccio giusto. Quindi diciamo che Gert ha molta stima di se stesso. E Gert ha ricevuto anche molte critiche quando i suoi figli non avevano ancora vinto molte competizioni, perché stava specializzando in maniera molto precoce degli atleti, cosa che normalmente in Norvegia ma anche in Italia non si fa. Comunque i suoi figli non sono gli unici atleti che allena, poiché Gert allena anche altri 2 componenti del team Ingebrigtsen, perché in realtà team Ingebrigtsen è un gruppo di allenamento, non comprende soltanto la famiglia ma anche questo gruppo di allenamento composto da tutti i figli e 2 atleti che vi dirò adesso. Uno di questi atleti è Narv Nordas, classe 1998 e detentore del record norvegese di mezza maratona per gli under 19 con 1 ora 9 minuti e 52 secondi. E Narv Nordas è arrivato anche quinto ai campionati europei indoor di Torun del 2021 nei 3000 metri, dietro a Jakob. Altro atleta allenato da Gert è Per Svela, mezzofondista classe 1992 che ha anche diversi titoli nazionali nel mezzofondo. E con questo abbiamo concluso il primo di 4 video sulla famiglia Ingebrigtsen. Nel prossimo video andremo a scoprire qualcosa in più su Henrik e Philip e poi parleremo di Jakob negli ultimi 2 video. Non mi resta che invitarvi a mettere mi piace a questo video, così almeno capisco se anche l'argomento vi può piacere e soprattutto se vi è interessato il video stesso. E non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e in bocca al lupo per le gare. E niente, ciao ciao!